Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone o ascendente leone o solo per i più esperti anche Luna e Venere in leone. Andiamo a vedere come sarà questo mese di settembre 2025. Andiamo a vedere tutto quello che accadrà, qual è il karma, il dharma, come relazionarsi a ciò che accade. Andiamo a fare una bella croce celtica iniziale dove vedremo tutto: lavoro, economia, relazioni, l'amore, poi lo approfondiamo dopo, poi andiamo a vedere il corpo, il benessere dell'anima e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita affinché tu possa realizzare i tuoi obiettivi in questo mese, ok? Allora, partiamo il nostro viaggio. Lo facciamo, aspetta perché questo mese siamo ancora più dettagliati, tenendo conto di tutti i transiti di settembre 2025, i transiti principali. Mercurio in Vergine fino al 18, Marte in Bilancia fino al 22, Saturno in Pesci, eclissi lunare dal 7-9 settembre, sì, è l'influenza qui dal 7 al 9, Urano retrogrado in Gemelli, Venere in Leone, quindi abbiamo una Venere a tuo favore fino al 19 settembre e poi passa in Vergine dal 19 settembre in poi. Allora, tenendo conto di questi, ne terremo conto durante la stesa. Settembre 2025, Leone. Vediamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Allora, come entriamo a settembre? La sfida principale di settembre. Le radici della situazione. Cosa è successo nel mese passato? Prima parte del mese di settembre, seconda parte di settembre, poi il tuo approccio, le influenze esterne, le tue speranze o paure e poi l'esito di questo mese. Allora, sono usate queste carte tanto non si tengono tutte dritte. Il mio ascendente Vergine reclama, ok, facciamolo stare zitto. Il mio ascendente Vergine, France, dai, non puoi trovare la perfezione. Va bene, ok. Allora, ragazzi e miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Cosa accadrà a settembre? Allora, partiamo. Come entriamo a settembre, Leone? Come entriamo? Con la Regina di Spade entriamo, wow! Entriamo nel mese con lucidità mentale, con una buona chiarezza. La Regina di Spade qua indica te, anche se sei uomo, capace di vedere le situazioni con distacco e anche con saggezza, di fare analisi realistiche, saper discernere ciò che funziona da ciò che non funziona. Sul piano pratico, qua e lavorativo, questo è il momento per fare delle scelte ponderate, organizzare strategie, pianificare progetti, anche affrontare eventuali problemi con discernimento. Ti vedo comunicare in modo chiaro e diretto in tutti i rapporti, ti vedo molto onesta, molto onesto, perché onestà e trasparenza in questo mese saranno la chiave per te. Sì, ok. Vediamo qual è l'ostacolo, la sfida principale per te in questo mese. Qua abbiamo il 10 di denari, il senso di responsabilità. Guarda, l'ostacolo, la sfida principale sono il senso di responsabilità, la gestione delle risorse. Per esempio nel lavoro, nella vita pratica potrebbero emergere delle questioni legate a dei soldi o a un'eredità. Oppure potrebbero emergere questioni riguardanti contratti, consolidamento di progetti familiari o professionali.
A livello familiare e relazionale potrebbe esserci la difficoltà a lasciare andare vecchie strutture che non servono più. Serve un po' di spazio per la leggerezza in questo mese per te, anche questa è la sfida, ok? Vediamo qual è la radice, la base, la spinta, no? Bellissimo, abbiamo un asso di bastoni. Guarda, la spinta che sostiene questo mese per te è una nuova energia, la voglia di iniziare progetti, la creatività, l'ispirazione. Per esempio sul lavoro e nelle scelte pratiche questo è il momento fertile per lanciare iniziative, stimolare collaborazioni, per sperimentare. Ti vedo molto brulicante nel subconscio, cioè ti farai guidare dall'entusiasmo. Non c'è la paura dei nuovi inizi qua, c'è molto entusiasmo. A livello proprio spirituale qua è un periodo di rinnovamento per te, apertura a nuove possibilità, coraggio nell'intraprendere strade che veramente senti autentiche, così ti vedo. Ecco perché c'è questa chiarezza qui. Sì. Vediamo che è successo nel passato precedente, volevo dire, nel passato recente. E qua abbiamo la giustizia. Guarda, io ti confermo che nel mese precedente hai portato equilibrio e bilanciamenti, sono state prese delle decisioni importanti, vedo. Delle situazioni sono state concluse, anche chiarite. Per esempio nel lavoro può indicare anche dei contratti o degli accordi o dei chiarimenti professionali che ci sono stati. Forse in amore ci sono state delle riflessioni, delle scelte importanti, anche di chiarimenti di dinamiche relazionali. Abbiamo la giustizia con la regina di spade qui, sì. L'amore lo vediamo dopo, però anche divorzi, situazioni legate a questo, si sono sistemate delle cose. Vediamo la prima parte del mese. Come entriamo nella prima parte del mese? Con un bellissimo 3 di bastoni. Sì, qua io ti vedo che esplori le opportunità, guardi oltre l'orizzonte, ti metti alle spalle determinati passati, ti vedo in espansione, dei viaggi mentali, anche prepari dei viaggi fisici, Vedo collaborazione, apertura a nuove prospettive. Per esempio, nel lavoro ti posso vedere anche che si muovono delle cose nuove e hai delle prime conferme, sì. Invece a livello amoroso è possibile che ci siano delle pianificazioni di nuovi incontri o rafforzamento della relazione esistente. A livello spirituale vedo proprio un'apertura, una visione più ampia della tua vita, lungimiranza, pazienza nel vedere i frutti del tuo impegno, proprio a livello spirituale su tutti gli ambiti. Una grande apertura, questo si apre questo mese, ok. Seconda parte del mese, e qua abbiamo un 4 di spade. La seconda parte del mese ti vedo a riposo, perché ti invita a riposo questo arcano. Stai progettando, stai facendo meditazione e riposo, cioè sul lavoro e nella vita pratica qua mi dicono che serve una pausa strategica. Ti vedo in pausa strategica per ricaricarti. Vedo anche che questa pausa è funzionale a una revisione dei progetti in corso. E seconda parte del mese qua ti dicono è importante concederti del tempo per rigenerarti, meditare, fare uno yoga sciamanico, pratiche sciamaniche molto propizie alla seconda parte del mese, va bene? Vediamo adesso qual è il tuo approccio. Sei dedita o dedito. L'otto di denari qua mi dice che tu affronti il mese con dedizione, con disciplina, con volontà di perfezionarti. Sul lavoro questo indica un impegno costante, anche uno studio. Sei attenta o attento ai dettagli, alla crescita personale anche, no? Lavorare anche sul corpo, la mente, lo spirito, anche nel lavoro pratico. Sì, è un ottimo impegno questo, è un ottimo arcano. Vediamo quali sono le influenze esterne che hai. Buone, 4 di bastoni. Le energie esterne sono favorevoli per te, Sono favorevoli alla stabilità, vedo celebrazione qua, armonia familiare, armonia di gruppo, stavo dicendo. Vedo delle persone intorno a te che sono favorevoli alla stabilità, ti fanno sentire bene.
Qua vedo collaborazioni solide, vedo sostegno da parte di amici o anche di partner. Guarda, per il corpo e l'anima, questa carta per te è un invito a radicarti, a sentirti a casa in te stessa o in te stesso e anche a gioire dei tuoi traguardi, perché l'ambiente esterno lo permette, va bene? Andiamo a vedere adesso quali sono le tue speranze, le tue paure. Abbiamo il 5 di bastoni, c'è un po' di tensione profonda, cioè le tue speranze, le tue paure sono legate ai conflitti, a una certa competizione, una certa rivalità. Per esempio, potrebbero esserci sul lavoro delle sfide tra colleghi, oppure degli ostacoli da superare, oppure in amore della paura di comprensioni e di contrasti, però il 5 di bastoni è lo stimolo a migliorarsi, è lo stimolo a affrontare le difficoltà con coraggio, no? Proprio a livello spirituale in questa posizione l'invito a trasformare la competizione in crescita, usare la sfida come carburante per evolverti, mi dice questa carta in questa posizione. Va bene? Vediamo come si conclude il mese. Cambiamenti improvvisi, la ruota. Il mese si chiude non solo con cambiamenti improvvisi, ma molto significativi, cioè cicli che si chiudono e nuove opportunità che arrivano. Per esempio nel lavoro questo è il momento di cogliere delle occasioni inattese che ti arrivano, segnati questa cosa che ti sto dicendo. Tanto lo so che vi salvate il video, ve lo vedete più spesso durante il mese proprio per seguire passo passo, no? Quindi sul lavoro ci sono delle occasioni inattese. C'è flessibilità, adattamento, mi dice, e sia la flessibilità che l'adattamento porteranno dei frutti. Se sei single, qua in amore vedo delle svolte, degli incontri molto stimolanti, Cioè, praticamente questa carta ti dice il destino gira a favore di chi si apre al cambiamento. Fidati di ciò che accade, non ostacolarlo, va bene? Sì. Guarda, guardando tutto, analizzando i vari settori, per esempio lavoro ed economia, no? La regina di spade qua nel lavoro e nell'economia è la chiarezza, è l'organizzazione, l'analisi strategica. Mi dice che questo mese ti invita a fare delle scelte ponderate, valutare ogni dettaglio e non lasciarti trasportare dall'impulsività. Questa dei 10 denari è la sfida che riguarda la sicurezza e la gestione delle risorse. Per esempio, potresti dover affrontare delle questioni economiche importanti in questo mese, oppure rivedere dei vecchi progetti per consolidare ciò che già funziona. Ci sono nuove iniziative e dei progetti qua. È il momento questo di settembre ideale per te per lanciare qualcosa di creativo o di innovativo, anche se richiede coraggio e investimento iniziale. Ti sto unendo tutti i transiti che ci sono, va bene? Ok. Io qua vedo delle opportunità e un lavoro anche sul network. Vedo collaborazioni, progetti in espansione che ti portano a nuovi orizzonti professionali, va bene? Solo a metà mese qua però ti invita a una pausa strategica. Cosa vuol dire una pausa strategica? Che tu ti ricarichi per dare lo sprint finale. È una sorta di... ti dice la seconda parte del mese non correre, pianifica con calma, va bene? Io vedo che sei molto dedita o dedito con la disciplina e mi dice che questa disciplina dell'8 di denari ti ripagherà. Ti ripagherà. Ti dice continua a impegnarti nel perfezionamento e nella crescita professionale. Perché a fine mese la ruota della fortuna ci sono dei cambiamenti inattesi e positivi e ci sono dei colpi di fortuna e delle nuove opportunità. Quindi ti dico come sintesi, la prima metà del mese c'è un'espansione, iniziativa, espansione. Nella seconda metà del mese abbiamo una riflessione, consolidamento e preparazione a questi cambiamenti qua. Ok? A livello di famiglia, di relazioni, di affetti, l'amore lo vediamo dopo nel dettaglio. La regina di spade qua io ti vedo parlare chiaro e essere onesta e anche diretta o diretto. Cioè, io ti vedo a livello di relazioni, affetti, famiglia essere rispettosa delle tue esigenze.
Qua mi mettono un apostrofo sui legami familiari, cioè ti dicono attenzione ai legami familiari e alle responsabilità verso gli altri, perché la stabilità e la tradizione familiare qua giocano un ruolo importante, mi dicono. Il 4 di bastoni qua mi dice che c'è sostegno, dove sta? Eccolo. Sostegno e celebrazione, armonia familiare. Ci sono dei momenti di gioia, di condivisione, di radicamento. Possono esserci dei possibili contrasti o delle competizioni con degli amici o dei parenti, però sono occasioni di crescita questi, di chiarimento, mi spiego, magari per eredità, non lo so, di stabilità, sono occasioni di crescita. Quindi a livello di relazioni, affetti e famiglia, settembre porta sia momenti di armonia, sia piccole sfide a livello relazionale che servono per equilibrarsi nuovamente. Quindi serve responsabilità e leggerezza qua, ok? A livello invece di corpo, di anima, allora la Regina di Spade ti chiede ehm, ascolto della tua mente e delle emozioni. Allora ti dice che la mente è fondamentale tenerla, no a bada, però è importante che tu faccia le pratiche spirituali sciamaniche qua con la Regina di Spade al centro, per avere quella mente trascendente di cui parlava il grande maestro Sri Aurobindo. Perché la chiarezza mentale in questo mese è fondamentale per il tuo benessere generale. A metà mese ti chiedono riposo, meditazione, yoga sciamanico, respirazione profonda, va bene? Per centrare quella ruota lì. C'è una forte energia vitale e creativa in crescita. Ti vedo anche praticare attività qua, ti vedo praticare attività perché sei mossa o mosso dal subconscio, che stimolano sia il corpo che l'anima. Lo yoga sciamanico è perfetto. Quindi, in sintesi, ti dice questa stessa di alternare energia e azione con momenti di pausa in questo mese, introspezione. Cura del corpo e dell'anima per armonizzare mente, cuore e spirito. Ok? Sì. Stavo vedendo. Sì, se c'era altro da dirti sulla parte, tenendo in conto sempre che la Venere è in Leone fino al 19 settembre. Io vedo con questa Venere in Leone fino al 19 settembre, ti vedo desiderosa, desideroso di calore, no? Di riconoscimento, di generosità nelle relazioni. E qua vedo che ce l'hai col 4 di bastoni, come influenza esterna, celebrazioni, momenti felici in famiglia o nella cerchia sociale, ok? Tuttavia le sfide nel settore affettivo emergono dal 5 di bastoni, no? Che parla di conflitti di ego, di competizione o divergenze di opinioni da affrontare con diplomazia e cuore aperto. E il senso qual è? Il tuo atteggiamento è l'otto ai denari, ti vedo praticare, 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 sia per quanto riguarda l'attività spirituale che nel tuo lavoro, sì. Perché l'otto ai denari mi dice anche che il corpo risponde bene a disciplina e routine equilibrate. Mm? E questo fa rispondere anche l'anima che sviluppa pazienza, centratura, autoconsapevolezza, mi spiego? Sì. Mentre quando invece la Venere passerà in Vergine, dal 19 in poi, ti chiede, si sposta dalla concretezza al dettaglio. Infatti nella seconda parte del mese qua ti suggerisce un periodo di riflessione e pianificazione che è proprio utile per correggere eventuali errori oppure consolidare dei progetti. Poi la ruota qua, sempre con la Venere quando entra in Vergine, come esito finale indica cambiamenti positivi e opportunità di svolta, soprattutto se hai saputo approfittare dei primi segnali del mese.
Con questa Venere in Vergine, dopo il 19, i legami si consolidano con gesti concreti, mi dice, praticità, cura reciproca. Questa energia di Venere in Vergine favorisce l'ascolto, il dialogo, il supporto reale, pratico nei rapporti familiari o anche quelli di amicizia. E la sfida sarà evitare eccesso di critica o perfezionismo, lasciando più spazio all'empatia. Mi spiego? Questo Venere in Vergine ti dà la necessità, ti implica la necessità di avere disciplina e cura del corpo, perché disciplina e cura del corpo diventano disciplina proprio del corpo. Con lo yoga sciamanico, io mi riferisco spesso a quello, no? Quasi sempre, ti danno quell'equilibrio giusto. Quindi fare un'attività regolare, un'alimentazione equilibrata, attenzione ai dettagli quotidiani che aiutano a mantenere quella vitalità. Sì, perché qua l'anima è chiamata con Venere in Vergine a praticare umiltà, cioè servizio e integrazione delle esperienze, lasciando praticamente andare tutte le tensioni accumulate, mi spiego? Ok, vediamo sull'amore nel dettaglio cosa ci dicono, visto che abbiamo la Venere in Leone fino al 19. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del Leone? In amore. Gli amanti, il carro. Wow, il re di denari, è tutto a tuo favore. Vedo una relazione che si consolida. Anche se non c'è nessuno, io qua vedo che tu vai verso la praticità. Nella seconda parte del mese una relazione si consolida. Cioè, per esempio, qua ti vedo, questa Venere in Leone rende proprio l'amore appassionato, vedi, creativo, forte. Per esempio, chi è già in coppia qua vivrà momenti intensi, giocosi e si rafforza anche il legame attraverso delle attenzioni speciali qua. Chi non ha ancora trovato l'amore può incontrare delle persone che stimolano molto l'entusiasmo. Va bene? E questa cosa può portare a un consolidamento importante. Vediamo un po' la persona che ti arriva incontro, che ti viene incontro. Paggio di spade. 3 di spade. L'imperatrice è una persona che ha sofferto moltissimo. Una persona che ha il cuore rotto per delle circostanze legate alla sua mente razionale, che si possono riscontrare nella realtà come tradimenti, come situazioni difficili che possono aver inficiato lo stato emotivo di questa persona, che tu la conosco o meno non importa. L'imperatrice mi parla di una persona che vuole sbocciare adesso, ecco perché qua ti vedo forte. Una persona che con te vuole realizzare l'espansione, vuole mettere su casa, famiglia, comunque realizzare qualcosa di grosso. Queste sono le due energie. Cioè vedo concretezza, pragmatismo, no? Se stai cercando l'amore qua puoi incontrare persone molto più stabili, ok? Con possibilità di legami duraturi. Eccole qua. Magari non sono proprio scenografici questi amori, ok? Ma sono molto radicati. Vediamo un po', poi ti faccio un approfondimento ulteriore. Cosa succede alla fine in amore per te? L'appeso. Re di coppe, re di bastoni. Ci sono anche delle opzioni qua per alcuni di voi, Qua c'è uno sblocco dell'amore totale. Qua c'è una persona che ha una maturità emotiva molto forte, Comunque, il re di bastoni, che tu sia uomo o donna, lo sto attribuendo a te in questo momento, perché vedo questa complementarietà, una persona più passionale, una persona emotivamente più stabile. C'è una forte un intreccio bellissimo, situazioni che si sbloccano e una magari dove l'altro non vedeva
dove l'altro riesce a vedere nella diversità dell'altro una complementarietà, no? Vedo una forte e accesa passione, amore e sentimento, cioè Venere è a tuo favore proprio. Quindi, ricapitolando, vedo un'energia di scelta per te in questo mese, ma tanta passione e movimento. Per esempio, se sei già in coppia, c'è possibilità qua, come ti ho detto prima, di rafforzare il legame attraverso delle decisioni importanti, gesti concreti proprio di fiducia, stabilità. Invece chi è solo, queste carte parlano di energie molto vive. Ci sono degli incontri, delle possibilità di connessioni profonde e stimolanti, però devi muoverti con coraggio e chiarezza, va bene? L'altra persona, che tu la conosco o meno, qua io vedo una persona curiosa, c'è questa attenzione, interesse iniziale, però ci possono essere anche dei dubbi o dei piccoli dolori del passato da affrontare. Qua però l'imperatrice indica che alla base c'è un'energia di nutrimento, crescita, attrazione fisica, emotiva nei tuoi confronti, cioè la persona ha proprio voglia di costruire, di amare con concretezza. Mi spiego? E qua le carte finali poi mi dicono che c'è un momento di sospensione o riflessione iniziale. Forse alcune situazioni rimangono in attesa, però questo spazio è prezioso per capire profondamente il tuo cuore e i tuoi desideri. Questo è il re di coppe, è una maturità emotiva, e il re di bastoni porta passione, forza, coinvolgimento. Quindi, ricapitolando, chi è in coppia? Questo è un mese di scelte importanti e consolidamento dei rapporti. Passione e stabilità si combinano se ti apri con cuore e sincerità. Chi è solo? Qua ci sono degli incontri fortissimi, stimolanti, delle persone molto interessanti che possono arrivare, però serve pazienza e attenzione ai segnali del cuore. Però ecco, la possibilità di connessione reale, la concreta, la vedo a fine mese, va bene? Vediamo con i miei potenti oracoli lui-lei cosa ti dice questa persona. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Qua c'è possibilità di costruzione reale, ma nasce tutto come un gioco. O è nato tutto come un gioco, a seconda se ce l'è già questa persona oppure no. Tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. O innamorata. Cos'altro? Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Qua c'è persona responsabile e consapevole. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cos'altro? E qua parliamo di una separazione che ci può essere stata o la separazione dall'amore, no? E dice: quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. E questa è una bellissima dichiarazione d'amore nei confronti di tuoi, da parte di chi cercava di controllare le proprie emozioni o cerca di controllare le proprie emozioni perché magari è stato ferita questa persona, magari anche tu, però tutto quello che faceva prima adesso con te risulta banale, cioè è tutto in più, è tutto bellezza quello che succede con te, ok? Allora, questa è un'attesa potentissima, ragazzi miei ragazzi. Adesso ti leggo il rituale della buona riuscita per te in questo mese. Prima di tutto cosa ci dicono le carte del drago immaginale. Gli avi nomadi, la bellezza del cambiamento, un po' come la ruota. Te la leggo subito, Allora, numero 42. Allora,
Sono detti gli infaticabili nomadi, sono i tuoi avi nomadi. Esplorare la psiche e viaggiare sulla terra sono due dimensioni della stessa avventura. Il cammino è da vedere in assenza di tempo. Sei capace di concepire un cammino senza il tempo? Se sì, allora puoi pensare con il cuore e puoi vedere che la terra e la psiche sono diversi aspetti della stessa realtà. I tuoi avi nomadi ti sostengono e ti sospingono nella ricerca della verità. Non esiste una verità finale che non sia la ricerca stessa della verità. L'esistenza è aspirazione, desiderio, amore. La meta degli esseri risvegliati è lo stesso cammino al di là di tempo e spazio. È la ricerca, la pura ispirazione. Rimani nello stato in cui non c'è nulla da raggiungere, nulla da analizzare e da separare o da raccogliere. Rimani nello stato naturale. È qui che incontri i tuoi avi nomadi, come puro desiderio, pura aspirazione, che da sé si appaga e si nutre. Il responso del drago: non lo vuoi abbastanza. Qualsiasi sia l'argomento riguardo al quale hai interrogato la lingua del drago immaginale, noi l'abbiamo interrogata per tutto quello che accade per te in questo mese, la risposta è: lo puoi ottenere. Quindi riguardo a ciò che vuoi realizzare in questo mese, ti dice lo puoi ottenere, però devi volerlo di più, ti dice. Devi cercare di più, devi andare più in profondità, devi intensificare consapevolezza e volontà. Guarda nel passato, alle tue spalle ci sono antenati che hanno raggiunto grandi traguardi perché lo hanno voluto, e allora evocali. Questi avi si presentano a te nelle sembianze di uccelli. Gli uccelli. Sii consapevole della loro presenza. Allora ti do il rituale della buona riuscita per incarnare il cammino giusto per te in questo mese, realizzando quello che vuoi. Il rituale consiste nel contemplare il volo di un uccello con amore, ripetendo la seguente formula psichica: portami lontano e profondamente nell'anima. Quindi quando contempli il volo di un uccello, da una rondine, un passerotto, un'aquila, un falco, portami lontano e profondamente nell'anima. Devi fare questo. Poi, per omaggiare gli infaticabili nomadi è anche possibile nutrire gli uccelli, lanciando loro dei chicchi e dei semi. In tal caso la formula psichica diviene la seguente. Quindi, per nutrire i tuoi avi affinché realizzino i tuoi obiettivi o un obiettivo in questo mese, oltre a dire quello che ti ho detto prima, contemplando il volo di un uccello, dai dei chicchi o dei semi o dei pezzetti di pane e dici: voi che vi nutrite di questo cibo, portatemi sulle vostre ali nel viaggio dell'anima. Bellissimi, eh? Gli infaticabili nomadi sono connessi con il secondo chakra, che corrisponde alla zona degli organi genitali. Qui vi sono le energie dello spirito animale, le emozioni del bambino interiore. Il secondo chakra corrisponde al plesso pelvico ed è associato anche agli arti inferiori. Il colore del secondo chakra è l'arancione e il mantra è VAM, V di Verona, A di Ancona, M di Milano. Quando la Kundalini sale a livello del secondo chakra si fa espressione emotiva, capacità di emozionarsi a tutti i livelli, da quello più istintuale, animale, a quello più complesso, poetico, estetico. Puoi nutrire i tuoi avi nomadi anche ripetendo per 9 volte il mantra VAM, trasmettendo nelle vibrazioni una tazza di acqua o infuso che poi potrai bere come offerta ai tuoi avi nomadi. Questo me lo fai ogni giorno, magari bevendo il primo bicchiere d'acqua della mattina. Dici all'acqua, un infuso o un tè, pronunci per 9 volte il mantra VAM, 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 VAM. Il mantra caricherà l'acqua di informazioni preziose per i tuoi avi e per i tuoi antenati, e tu bevendo quest'acqua stai nutrendo i tuoi avi e i tuoi antenati. Ok? Fare queste pratiche pedissequamente tutti i giorni ti permetterà di raggiungere il tuo scopo, il tuo obiettivo e di allineare i passi dell'universo a tuo favore. Va bene?
Ok, quindi ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo nient'altro, è stata una lettura bellissima, potente, mi raccomando, studiate, studiate e praticate. Sotto all'info box c'è i passi da seguire della nostra scuola iniziatica per realizzare tutti i tuoi obiettivi e ampliare lo stato di coscienza. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!